Oggi vi porto a fare un viaggio nel tempo per vedere e scoprire come molte parole e molte regole grammaticali dipendano e derivino dal latino. Ciao a tutti, io sono Susanna e vi do il benvenuto sul mio canale Susanna Italian Teacher. Insegno l'italiano agli studenti stranieri dal 2014 e se vuoi scoprire tutti i materiali che metto a disposizione per gli studenti stranieri, ti invito a visitare il mio sito www.arcosacademy.com. Qual è lo scopo del video di oggi? Imparare il latino? No, assolutamente no, ma capire le influenze della lingua latina sull'italiano vi aiuterà a comprendere meglio perché ci sono determinati cambiamenti oppure delle specifiche regole grammaticali nella lingua italiana. Se rimanete fino alla fine del video, vi darò anche un piccolo regalino per ricompensarvi. Cominciamo! Partiamo dal lessico, le parole che derivano dal latino, che hanno l'influenza latina e sono comunque impiegate in italiano. Alcune parole latine sono passate in italiano senza cambiamenti, come casa, porta. Altre, invece, come amicus, hanno subito una leggera trasformazione, perdendo, ad esempio, la desinenza latina per adattarsi alla fonetica italiana. Per quanto riguarda casa, una parola latina che abbiamo detto essere arrivata direttamente in italiano, è interessante però notare che nella lingua latina non era la parola principale usata dai romani per indicare l'abitazione. In latino, infatti, si preferiva usare il termine domus. Quest'ultimo non si è trasformato nella parola italiana di riferimento per casa, però ha lasciato delle tracce importanti che troviamo in termini come domicilio oppure il derivato domestico. Ci avevate mai pensato? Questo cambiamento è avvenuto perché in latino casa indicava una struttura semplice, rurale, che successivamente si è diffusa nell'uso popolare per designare l'abitazione in generale. È affascinante pensare che ogni volta che usiamo queste parole che a noi sembrano comuni, in realtà stiamo utilizzando dei termini che hanno fatto un viaggio storico e linguistico incredibile. Altri esempi lessicali che derivano dal latino includono libro da liber. Originariamente, se non sbaglio, indicava la corteccia di un albero usata per scrivere. Però i romani utilizzavano la parola liber, poi tramutata in liberto, non solo per i libri, ma anche per indicare la libertà. Il liberto era infatti uno schiavo liberato, che aveva acquisito la sua libertà. Si crea quindi un chiaro legame tra sapere e libertà. Il latino sta alla base non solo del lessico italiano, ma anche, come ho anticipato prima, di alcuni cambiamenti grammaticali. Penso ad esempio alla parola tempio. Certo, non è uno dei termini più comuni in italiano, però presenta una curiosità che mi ha sempre affascinato e che ho anche riportato ai miei studenti. Perché tempio non ha un plurale come tempi, ma presenta invece il plurale irregolare per l'italiano?
templi, perché in latino la parola era templum, mentre il tempo come time era tempus. In questo modo la parola tempio non ha riportato nell'italiano la L di templum nel singolare, ma l'italiano l'ha recuperata per differenziare le forme plurali tempo, tempi, tempio, templi. No ragazzi, a me queste cose fanno veramente impazzire, le adoro. Ora apriamo totalmente le porte della grammatica. Avete mai notato che diciamo un braccio ma due braccia? Oppure labbra invece di labbri? Questo fenomeno deriva dalla declinazione latina delle parole. In latino c'erano diverse declinazioni. Non avendo gli articoli, a ogni declinazione corrispondeva una specifica desinenza che corrispondeva a un caso specifico. I termini neutri come brachium, braccio, formavano il plurale in a, bracchia. Ecco perché abbiamo questo braccio-braccia. L'italiano ha mantenuto questa eredità. Braccia indica gli arti umani. Forse i più attenti tra di voi avranno notato che esiste in italiano anche il termine bracci, che è a tutti gli effetti un plurale regolare secondo le regole dell'italiano. Ma perché esiste? L'italiano ha mantenuto questa seconda opzione di plurale regolare italiano per riferirsi a oggetti meccanici, artificiali, i bracci di una gru, di una poltrona. Un discorso simile vale per labbro, che deriva sia da labrum che da labium in latino, ed è diventato labbra nell'italiano perché la parola latina seguiva la stessa declinazione di brachium. E anche in questo caso abbiamo mantenuto una dualità in italiano perché esiste anche il plurale regolare per le regole della grammatica italiana, labbri. Il termine labbri però non si riferisce a questa parte anatomica. Viene impiegato in contesti specifici per descrivere i bordi o i margini di qualcosa, come i labbri di una ferita. Questa ricchezza semantica dimostra quanto il latino abbia influenzato profondamente l'italiano, creando sfumature che arricchiscono il linguaggio. Siete più confusi o più meravigliati da queste sfumature? Certo, possono portare a commettere degli errori, perciò se volete evitare delle confusioni simili e capire meglio queste particolarità, scaricate la mia guida gratuita Common Mistakes Made in Italian by Foreign Students. Trovate il link in descrizione. E visto che abbiamo parlato di questi plurali irregolari a causa del latino, ora vi pongo una domanda. Qual è il plurale di dito? Scrivete la vostra risposta nei commenti e vediamo quanti di voi la indovinano. Ma quindi questi plurali irregolari con desinenza in a si riferiscono solo al corpo umano? No, penso al termine corna da cornu, che è un altro esempio di come il latino ci abbia lasciato una particolarità nella nostra lingua italiana. In italiano usiamo il termine le corna per indicare le corna di un animale, oppure usi figurativi come fare le corna. Sapete il significato di questa espressione? Fatemelo sapere con un commento. La forma plurale regolare, secondo la grammatica italiana, corni, è utilizzata invece per oggetti specifici, come gli strumenti musicali, i corni francesi.
Questo dimostra come l'italiano abbia saputo sia preservare le informazioni, le conoscenze del latino, ma anche adattare questa eredità creando sfumature di significato che arricchiscono la lingua. E le espressioni latine ancora in uso così come si usavano 2000 anni fa? Penso ad hoc, a priori, in extremis. Ad hoc significa apposta, per questo, è usato per indicare qualcosa di fatto su misura, per uno scopo specifico. A priori è un'espressione che si riferisce a qualcosa stabilito in anticipo. In extremis significa all'ultimo momento, oppure in una situazione disperata. Altri esempi che mi vengono in mente includono persona non grata, espressione totalmente latina ma che sembra italiana. Oppure sine qua non, che significa qualcosa di indispensabile, una condizione senza la quale qualcos'altro non può avvenire. Che cosa mi dite di modus operandi? Un'espressione comune che serve a descrivere un metodo specifico di fare qualcosa. Tutte queste espressioni sono un esempio perfetto di come il latino sia vivo ancora oggi, e non sto parlando solo della lingua italiana, ma anche di altre lingue, non necessariamente lingue romanze, dirette eredi del latino. Anche l'inglese o il tedesco presentano influenze simili. Dopotutto, l'impero romano al suo apice, intorno al secondo secolo d.C., si estendeva su 3 continenti, dall'attuale Regno Unito e dalla Spagna fino ad attraversare l'Europa centrale, alle regioni che adesso possiamo definire il vicino Oriente, parte del Nord Africa. Questo vasto dominio ha permesso al latino di influenzare profondamente le lingue e le culture di queste regioni, lasciando un'impronta indelebile che ritroviamo anche nelle espressioni moderne. Non dobbiamo però pensare univocamente al latino come la lingua dell'impero romano. Pensate alle espressioni carpe diem, oppure l'espressione cogito ergo sum di Cartesio. Il latino è rimasto per secoli la lingua dei dotti, la lingua delle scienze, dell'educazione, dell'istruzione. Possiamo quindi concludere che il latino non è una lingua completamente morta, giusto? Spero che questo video sia stato interessante per voi dal punto di vista sia storico che linguistico e che non vi abbia annoiato troppo. Fatemelo sapere con un like e ditemi la vostra, cosa pensate di ciò che ho detto. Come abbiamo visto, l'eredità latina potrebbe mettere i bastoni fra le ruote all'italiano e agli studenti stranieri che vogliono impararlo. Per evitare di commettere errori simili, scaricate subito la mia guida gratuita Common Mistakes Made in Italian by Foreign Students per scoprirli e migliorare il vostro italiano. Trovate il link in descrizione. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia e vi do appuntamento al prossimo video.